Nel 2014 ha raggiunto il suo grande sogno, vincere il Tour de France, completando così un tris magico dopo i successi alla Vuelta e al Giro d'Italia. Vincenzo Nibali è l'uomo faro del ciclismo italiano e adesso, per la prossima stagione, tutti gli chiedono l'accoppiata Giro-Tour, anche se per lo squalo questo è il momento del relax e di godersi gli effetti della sua grande impresa. Per fare il punto della situazione, il campione siciliano ha sfruttato la conferenza stampa in casa FSA, uno dei suoi principali sponsor. Se è vero che nel calcio squadra che vince non si tocca, è vero che nel ciclismo programma che vince non si tocca, insomma, tu ripeterai tutto quello che hai fatto nell'inverno 2013-2014 in vista della stagione 2015? Credo di no, perché qualche variazione comunque c'è ogni anno, quindi abbiamo più o meno buttato giù una bozza in questi giorni con Paolo Slongo, che siamo stati insieme, però è ancora tutto da vedere, mettere in chiaro e parlarne un po' con la squadra. È chiaro, si è parlato tantissimo di Giro Tour, però per il Giro ancora niente è sicuro, c'è una possibilità di essere presenti, ma non è stato ancora detto niente, quindi lo valuteremo proprio in questi giorni, mentre per il Tour il 90% è sì. Caro Vincenzo, tu in questi anni hai vinto molto, hai vinto i grandi giri a tappe, hai vinto anche giri più brevi rispetto al Giro d'Italia, rispetto al Tour de France, rispetto alla Vuelta in Spagna, e hai vinto tappe di giri lunghi e brevi. Però a livello di gare in linea, negli ultimi anni hai vinto solo il Trofeo Melinda nel 2010 e il campionato italiano nel 2014. Nel tuo io vorresti vincere più gare classiche di un giorno, magari la Liegi-Bastogne-Liegi, magari la Freccia-Vallona, magari la Milano-Sanremo? Ma sono tutte corse che mi piacciono tantissimo e le corro perché voglio cercare di ottenere un grande risultato. È chiaro che io sono un corridore più adatto alle grandi corse a tappe, però mi sono specializzato per questo, per il Giro, per la Vuelta, per il Tour, e i maggiori successi li ho avuti in queste grandi corse. È chiaro che nella prossima stagione gli appuntamenti importanti saranno anche per la Milano-Sanremo, per la Liegi-Bastogne-Liegi e le classiche delle Ardenne. Però gli appuntamenti più importanti è normale che cadono sempre per il Tour o il Giro. Tu hai vinto all'età di 25 anni e mezzo la Vuelta, all'età di 28 anni e mezzo il Giro d'Italia, all'età di 29 anni e mezzo il Tour de France, devi compierne 30 il 14 di novembre. Nella tua tabella di marcia mentale sei soddisfatto o ritieni di esserti espresso tardivamente? No, credo che ho avuto una crescita molto regolare, questo l'hanno visto un po' tutti, e sono contento di aver ottenuto i successi così in modo anno dopo anno, crescendo sempre con tranquillità e non avendo grandi pressioni, e- e se devo pensare a qualche altro obiettivo futuro, perché no, magari ne parlavamo proprio oggi con Renzi, di avere un progetto anche per le prossime Olimpiadi, perché è un percorso molto importante quello di Rio, e quindi già c'è un'idea che abbiamo parlato anche qualche volta proprio con Cassani. È ancora tanto lontano, però sappiamo tutti il valore delle Olimpiadi. Nella stagione 2014 tu hai ottenuto la prima vittoria il 28 di giugno e qualcuno tendeva a criticarti attorno alla metà di giugno, soprattutto quando hai partecipato al Giro del Delfinato, quando davi la caccia alla vittoria di tappa ma non riuscivi ad ottenerla. Il fatto di aver vinto 4 tappe, la classifica finale del Tour e il campionato italiano, il fatto di essere il re del 2014, a questo punto ti toglie ogni dubbio, ti dà estrema serenità, nel senso che se anche trascorrerai 2, 3, 4 mesi senza vincere, non ti preoccuperai? No, è chiaro che un po' di preoccupazione c'è sempre, perché le vittorie mettono sempre grande tranquillità, felicità, e quindi significa che si è lavorato tutti bene, e con la squadra abbiamo lavorato bene. Come ho detto tante volte, quest'anno l'inizio della stagione non è stato facile, però poi eh, ci siamo messi sotto tutti quanti insieme, abbiamo creato un gruppo, abbiamo lavorato bene, a Delfinato la condizione si stava affinando, molti forse erano già in grande condizione, e al Tour poi è arrivata la condizione giusta che mi ha permesso di fare un bel bottino di vittorie in un mese e mezzo circa, tra campionato italiano e il Tour de France.
Vincenzo Nibali ha ridato smalto e orgoglio al ciclismo italiano nel 2015. Speriamo ovviamente che il suo percorso sia ancora ricco di successi e traguardi.